Buongiorno ragazzi e bentornati su ES Channel. Oggi andremo a parlare di phishing, vedremo un messaggio SMS truffa che in questi giorni, in queste ultime ore sta circolando in rete e quindi potenzialmente potrebbe rivelarsi dannoso per molti. Insomma andremo a dimostrare quanto è semplice a volte andare a cliccare oppure andare ad aprire un link sbagliato e fare in modo che associazioni criminali riescano a rubare tutte quelle informazioni sensibili presenti in questo caso sul nostro telefono o sul nostro portatile. Nel canale troverete spesso anche questo tipo di video che descriverà le nuove tecniche di attacco informatico e darà qualche consiglio pratico per restare sempre in sicurezza con i propri dati. Alcuni di voi mi hanno condiviso un messaggio telefonico nel quale si chiede di monitorare un presunto ordine e quindi di tenere traccia di una spedizione fasulla con un link da cliccare. Ovviamente l'ordine non è mai stato fatto e non c'è alcuna spedizione in atto da tracciare. Quindi davanti a questo tipo di messaggio l'errore da non fare è cliccare sul link. Dietro questo link sostanzialmente non vi sarà nessun negozio virtuale ma probabilmente ci sarà una associazione di cybercriminali che in questo modo riuscirà ad impossessarsi dei dati sensibili presenti come in questo caso sul cellulare. Il link infatti riporta a una pagina che invita a effettuare un pagamento per sbloccare il pacco in arrivo. È così che i pirati informatici accedono alle informazioni personali degli utenti. Questa cybertruffa, che si sta diffondendo con molta velocità, mette a serio rischio dati e privacy. Chiaramente per rintracciare il vostro pacco esistono i link ufficiali che solitamente vengono spediti via mail dall'azienda o dal servizio tramite cui avete fatto l'acquisto. Quindi mi raccomando di non andare ad aprire mai link di cui non conoscete precisamente il mittente. Inoltre se andate a fare attenzione solitamente nella stringa URL di questi link pirati vedrete parole, simboli o cose che non c'entrano nulla con il pacco che state aspettando. Questo tipo di attacco viene definito come attacco con la tecnica di phishing. Il phishing è un fenomeno di truffa informatica che consiste nel sottrarre i dati di autenticazione, quali ad esempio username e password, facendoli inserire dall'utente stesso in una pagina falsa di un servizio che il destinatario usa realmente. Il termine phishing, infatti, è una variante di phishing che in lingua inglese significa letteralmente pescare e in pratica rimanda all'uso di tecniche sempre più sofisticate per pescare dati personali, finanziari o password di un utente. Andando ad assecondare le richieste contenute nell'email, oppure come in questo caso nel messaggio, si consegnano a siti fraudolenti i propri contatti, l'accesso ai profili digitali e, nel peggiore dei casi, le chiavi d'accesso dei propri conti bancari. In questi anni abbiamo analizzato diversi tipi di attacco di phishing, oltre ai messaggi possono essere utilizzati anche altri canali. Il phishing attraverso social network ad esempio. Data la forte evoluzione dei social infatti sia su WhatsApp ma anche su Facebook ad esempio circolano messaggi sospetti con link fasulli che è sempre bene andare ad analizzare. Poi abbiamo il cosiddetto phishing informatico. Attraverso una normale email, sotto forma di messaggio spam che sembra provenire da un'azienda conosciuta oppure da siti pubblici, i cybercriminali cercano di entrare in possesso di dati sensibili dell'utente. Molto spesso accade che vengono utilizzati indirizzi cosiddetti sosia, ovvero siti che se letti con attenzione presentano delle minime differenze rispetto all'indirizzo autentico. Ad esempio si può trovare un numero al posto di una lettera e se non attenzionati correttamente portano la vittima come in questo caso ad inserire dati personali, credenziali di accesso o password che quindi di conseguenza verranno rubati. Le conseguenze del phishing possono essere varie. Se ad essere compromesse sono le vostre informazioni su un dispositivo personale, gli hacker possono trovare il modo di effettuare acquisti non autorizzati a vostro nome, spostare fondi dal vostro conto bancario o rubare la vostra identità per ottenere prestiti e aprire carte di credito. Inoltre un attacco di phishing può paralizzare un'azienda da un giorno all'altro. Per un'impresa, le conseguenze di un attacco ben riuscito possono significare forti perdite finanziarie e danni irreparabili alla reputazione. Per questi motivi è sempre consigliato fare una giusta formazione al personale all'interno delle aziende. Se ricordate uno dei casi di phishing più noti in Italia è stato quello relativo a Poste Italiane. Si è diffuso via SMS o via email, sempre con l'obiettivo di andare a sottrarre alle vittime i numeri delle carte di credito oppure user e password per l'accesso ai conti correnti. Le tecniche utilizzate erano differenti. In alcuni casi si comunicava alle vittime che stava per essere disattivato il conto corrente, in altri che c'era un accredito in sospeso oppure erano in corso attività di manutenzione del sito. L'obiettivo finale comune era però quello di inserire i propri dati, numeri delle carte di credito e codici di accesso a conti online.
Spero di essere stato abbastanza esaustivo in merito a questa nuova versione di attacco phishing tramite SMS. Voglio però darvi qualche consiglio da seguire davanti a questo tipo di attacco. Innanzitutto non condividete mai informazioni sensibili e non fidatevi mai di mail sospette che contengono link. Nei casi di phishing le email contengono molto spesso errori ortografici nel nome del presunto mittente. In altri casi potrebbero essere presenti allegati con estensioni inusuali o non previste. Occorre prestare molta attenzione prima di andare ad aprire o scaricare allegati potenzialmente dannosi. Di questo ne abbiamo parlato anche in altri video presenti sul canale relativi con esempi di ransomware o malware. Ecco, sugli allegati fate molta attenzione perché sono potenzialmente molto dannosi. Non rivelare a nessuno le tue password e il consiglio è quello di cambiarle spesso. Dovrebbe essere una regola di buon senso, ma purtroppo è poco applicata. Bisogna dire che è indispensabile per limitare i furti di identità. In azienda è una misura importante per ridurre il rischio di avere un cosiddetto data breach, cioè una violazione dei dati personali. Inoltre usate sempre un antivirus e un software anti-phishing. È molto importante usare dei software che possono contrastare queste frodi e tenerli aggiornati costantemente. Bene, anche per questo video abbiamo terminato. Spero di essere stato abbastanza esaustivo sull'argomento. Ovviamente ogni commento è ben accetto. Anzi vi invito a lasciare commenti o suggerimenti qui sotto anche su eventuali argomenti da trattare nei prossimi video. Cortesemente vi ricordo di iscrivervi al canale con un semplice clic qui sotto e di seguire S-Channel anche su Instagram e Twitter. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.